Buon pomeriggio ragazze e buon pomeriggio ragazzi, benvenuti nel mio canale, sono Michele. Oggi parleremo dell'assemblaggio del numero 41, anche se come sapete, per chi un po' mi conosce, non è tanto l'assemblaggio che mi interessa, seppur vi ringrazio, molti di voi mi scrivono in privato, questo mi fa molto piacere, chiedendomi anche di fare il filmato del montaggio, semplice montaggio. Ebbene, vediamo un po' di legare tutte e due le cose. Questa, come potete vedere, è la gamba che tutti voi ormai avete, con qualche modifica che vi avevo consigliato qui all'interno del ginocchio, all'interno del sottopiede per le piattine e per questo che l'ho reso mobile, cioè mobile, o meglio, non mobile, era già mobile anche prima, però sapete che questo non si chiudeva del tutto a molti, perché c'è lo schiacciamento della tibia. Adesso sono molto sommario nella spiegazione perché ho fatto il filmato specifico con questo. Se siete iscritti e avete attivato la campanella vi arriverà ogni mio video, così vi tedierò a vita ragazzi. Comunque grazie davvero che mi seguite, non pensavo assolutamente di riuscire ad arrivare a tanto, perché per chi non ha mai fatto niente di tutto questo, per me è tanto. Comunque, allora, prima cosa che va al di là adesso dell'assemblaggio 41, se volete, solo se volete, mettete, non fate caso a questa saldatura, aspettate che se ve la faccio vedere così, a questa saldatura qui, che questo pezzo diciamo che è piegato, è normale che sia piegato, non è un errore di saldatura, è normale perché se fosse stato saldato diritto intendo che, allora guardate, questo parlo di questo qua, dove poi va attaccato lo stivale, ok? Se vedete è leggermente inclinato verso destra guardandolo da dietro ed è logico perché se fosse stato saldato diritto, ok? Quando voi mettete la vostra gamba così diritta, questo piede avrebbe dovuto avere un'inclinazione maggiore per stare in piano e quindi meno mobilità. Non so se sono stato chiaro. Comunque, in sintesi, non vi preoccupate, non è un errore. Altra cosa, se volete, guardate questa linea qui sempre, aspettate che faccio così che è meglio, vediamo se ingrandisco, se lo vedete meglio, vediamo. Questa linea qui, mettetela a filo con queste due linee qua, una e due, guardatela, no? Vedete? A filo intendo che se lo metto così non è a filo, vedete che chiaramente, quindi lo metto a filo in questa maniera, ok? Aspettate, perfetto. E guardate se lo spazio che avete sotto tra stivale e laterali è più o meno lo stesso, perché può succedere che da qualche parte mettetelo, perché vi dico di metterlo diritto? Perché se lo mettete così è ovvio che se andiamo a guardare questo spazio, per capirci, tra lo stivale e questo, questa falange qua, tra questo e questo, vedete, qua è maggiore, qua è minore, ma per forza, perché non è in linea, e per quello vi ho detto mettetelo in linea, ok, adesso lo mettiamo in linea, ok, e vedete che lo spazio è decisamente lo stesso, non guardate i millimetri ovviamente. Se vi capitasse che è troppo stretto da una parte, più largo dall'altra, fate prima una cosa, lo girate al contrario e toccate da queste due parti qua. Dove avete meno perfezione, mi spiego, adesso come mi spiego? Vabbè, mi vado sempre a complicare io. Allora, se vedete che qui c'è un gradino, attenzione, se vedete che qui c'è un gradino, questo vale solo se vedete un'imperfezione dietro, se vedete che qui c'è un gradino e questo esce verso l'esterno, è ovvio che questo andrebbe schiacciato verso l'interno per rendere pari poi lo spazio da una parte all'altra. Mi rendo veramente conto che mi sto incasinando ragazzi, cioè nel senso io ho tutto chiaro in testa, però non ho questa grande capacità di esprimermi per farmi capire perfettamente. Comunque, in sintesi ragazzi, se volete correggere lo spazio tra qua e qua, tra il piede e questi esterni, dovete svitare questo pezzo, levare il pezzo, che dovrebbe essere il 40 se non sbaglio, levate quindi 1, 2, 3 viti, lo levate, fate attenzione perché questo qua nel momento in cui levate questo è mobile, quindi si stacca. Prima di fare questo levate questa appendice qui che non serve a niente, state attenti sempre a non gravare troppo su questa che la rompete, e poi una volta tolto questo ripresentate questo sopra, lo tenete fermo come ci fossero le viti e guardate. Se vedete che
stretto di qua o a largo di qua, è ovvio che cosa dovete fare? Levate il piede di nuovo tutto e allargate da una parte o dall'altra le due pezzi della lamiera, ok? Molto semplice. Poi lo rimettete su, dovete fare un po' di forza ragazzi, non li rompete. L'importante è che quando fate questa operazione non pigiate qua sopra, non distraetevi, le rompete se no, ok? Questo non dovete toccarlo proprio. Quindi fate finta che non ci sia più niente, poi se non vi è chiaro ragazzi scrivetemi, aggiungetemi su Messenger, io vi rispondo senza problemi, La gente che mi scrive lo sa. E allargate questi due lembi, ma lo potete fare bene senza questo pezzo ovviamente. Ok, boh, ho detto fin troppo su questo. Più che altro perché, come ho detto prima, parlo troppo. Va bene ragazzi, allora, detto questo, mi rimane da dirvi... Ok, andiamo a vedere. Aspettate che guardo... Ok. Volevo solo farvi vedere una cosa, non ve lo faccio il montaggio di questo ragazzi, è molto semplice, non ve lo faccio, nel senso che chiunque di voi è in grado di farlo, anche se ripeto, vediamo più avanti perché me lo state chiedendo e sì, ho piacere, per carità, ho piacere. Io sono più per andare a risolvere magari o in un intervento, però lo faccio volentieri, ci mancherebbe. Allora, l'unica cosa, volevo farvi vedere questo, quando andate a posizionare questo sopra, non vi preoccupate, l'ho già detto, lo so, ma ve lo ridico per quelli che magari non mi hanno seguito. Io ne sto facendo diversi, ecco perché vi dico, state tranquilli, non è che mi baso solo sul mio. Vedete sto spazio qua che è limitato rispetto a qua, è inferiore. È del tutto naturale, non vi dovete preoccupare, ok? Quindi montatelo così, non vi sono problemi, ok ragazzi? Mi raccomando. Mi è stato chiesto da una persona che mi segue come si può, oltre ad aver eliminato questo gioco qua, che non c'è più, chi mi ha seguito lo sa, sto parlando del gioco del ginocchio, mettendo la placchetta da 1,5 mm, lo trovate sui miei video precedenti, levare anche il gioco che è qua, che io ovviamente non ho perché l'ho già tolto, però non ve l'avevo fatto vedere perché insomma è così minimo che per molti è irrilevante. Io, lo sapete come sono fatto, lo avevo già tolto prima. Ecco perché qui ho messo la placchetta, ovviamente, perché ho già fatto tutto all'interno. Nell'altro, invece, che vi farò vedere poi, perché ne tengo sempre uno da montare di quelli che faccio, per far vedere la differenza tra prima e dopo. Sto parlando dei tappi, io vi dico sempre, non mettete i tappi di chiusura, ve lo sconsiglio ragazzi, è chiaro, il robot è vostro per carità, perché tutti i tappi che vedete sono stati messi per coprire delle viti dove è soltanto possibile, grazie a queste che li svitate, entrare nella parte da magari modificare o fare un piccolo intervento, e questi tappi vengono messi proprio perché sono a vista nella figura. Quindi cosa vuol dire? Che anche se li mettete alla fine, quando siete certi proprio, ma proprio anche alla fine della figura, li potete lo stesso mettere. Non è che vengono coperti, perché se venissero coperti, è chiaro, non verrebbero messi, così come non è stato messo questo, perché questo è coperto, ok? Tutto qui. Se avete seguito il mio consiglio, vi trovate bene perché non andate a rovinare i tappi, le coperture dorate, ok? E se no, diversamente ragazzi, ci sono metodi per toglierli, però garantirvi che non si possano rovinare è un po' difficile. Un'altra cosa, allora, vedete, ve lo stavo dicendo e mi sono già perso. Vabbè, allora, facciamo una cosa. Per i modellisti, ragazzi, parlo per i collezionisti, non perché io non ho, quello che sto dicendo adesso intendo, non perché non mi interessiate voi altri, ma per carità, ma magari quello che vi andrò a dire dite ma questo è fuori di melone. Io tengo tutto, tengo anche le plastiche, basta mettere nei cartoni, metto un pezzo di carta all'interno con il numero scritto, in questo caso 41, lo chiudo e lo conservo. Per i modellisti, quando magari più avanti un collezionista volesse mai comprarvelo, perché uno si può anche stufare di averlo, che ne so ragazzi, sono possono essere esigenze, tutto fa in una collezione. Ecco perché ho detto per i modellisti, perché magari sono quelli che ci hanno già pensato a tenerlo, gli altri tagliano e buttano via, perché non ritengono
chiaramente rilevante tenere anche la confezione. Poi altro da dirvi, vediamo se mi viene in mente quello di prima. Ecco, ragazzi, allora, questo è per tutte le persone che continuano a lamentarsi chiedendo perché questo in plastica, perché questo in ferro non hanno fatto in ferro anche questo. Ve lo dico io perché, ragazzi, per la De Agostini non era un problema fare un robo di 10 kg, ve lo garantisco, la zama costa niente, gli stampi sono quelli, ve lo garantisco. Per un po' di esperienza, per quella poca esperienza che ho, vi dico che, ragazzi, non è questo il problema è che quando voi andate a fare questo lavoro qua, guardate, quindi un accoppiamento, ok? Ok, vedete? Quando questa plastica va a battere sul metallo, la plastica difficilmente, a meno che non la stiate ancora lavorando e non è stata messa ancora in perfetta linea, si rovinerà la doratura, ok? O il rosso sul metallo. Immaginatevi se questo fosse stato in metallo come questo, ma pensate davvero che nel momento in cui andate a fare questo, tac, qua non si sarebbe tolta la vernice? Ragazzi, ma stiamo scherzando? Ecco perché vengono fatte delle parti in plastica e parti in metallo. Per questo, non perché costa meno a loro, è proprio per questo, come la placchetta, ragazzi, questa qua, tutti che si lamentano, ma perché non l'hanno fatta in ferro? Perché è meglio in plastica, immaginatevi con questo colpo che dà se fosse stato in metallo. Non è un fatto di calamita, le calamite costano poco, si mettevano quelle più potenti, ragazzi. Però ferro contro ferro è molto più facile che si rovini. Ecco perché hanno studiato la plastica, così anche questo pezzo qui. Vedete, questo piega, va su e torna giù e non si rovina nulla. Cioè le parti in metallo sono quelle che devono tenere. Diverso è, ma questo ormai è stracotto a forza di dirlo, e avete ragione, abbiamo ragione tutti, è il lavoro brutto che hanno fatto sul gomito andava fatto in metallo, però penso che se ne siano accorti anche loro, ma alla fine che dovevano fare? Ragazzi, vabbè, dai. Altra cosa da dire, scrivetemi nei commenti se c'è qualcosa che volete sapere, ragazzi. Datemi consigli, io li accetto, ragazzi, accetto tutto mi serve a crescere. Sto guardando, scusate, cosa posso dirvi ancora? Un'altra cosa, questo ovviamente per quelli che masticano meno di modellismo, ragazzi, non è rivolto certo a quelli che insomma hanno l'esperienza, però se avete piacere e vi siete iscritti e avete attivato la campanella, ho piacere anche io ovviamente, perché il mio canale così continuerà, metterò altre cose. Adesso, come ho detto già, ho messo anche il CO2, ho fatto solo un video per ricaricare il CO2 e praticamente esula da questo discorso, e sono armi ad aria, a gas o a green gas o a CO2 appunto, o elettriche. Sto facendo appunto, ho fatto anche un canale per quello, poi più avanti farò anche altre collezioni, ma dipende tutto come andrà il canale, ragazzi. Quello che volevo dirvi invece anche è che se avete piacere, io è ovvio che avendo fatto l'abbonamento, come voi dovete aspettare l'edicola, io devo aspettare che arrivi il pacco. Quando mi arriva il pacco con i numeri dentro, io sarà mia premura ovviamente fare subito dei video di montaggio e vedere ovviamente se ci sono da portare delle migliorie, ripeto, mai indispensabili, ragazzi, mai indispensabili, a parte forse le placchette che vi consiglio del piede di tibia, che trovate all'interno dello stivale, lo potete vedere nei miei filmati, per quello, per un discorso proprio di resistenza alla forza di gravità, alla pressione del modello, che peserà 3,6 kg, quindi potrebbe rompersi poi quella plastica lì, solo per questo. Quindi, tornando al discorso di prima, se avete piacere di seguirmi, io e quindi di aspettare di montare i pezzi, perché comunque insomma non è che arrivino a voi, che ne so, un mese e a me un mese dopo, si tratta poi di giorni, possono arrivare prima a me o prima a voi, ma è questione di giorni, per cui se avete un po' di difficoltà nel montaggio, nel comprendere certe cose perché non avete esperienza, io lo faccio con il cuore, per cui se volete attendete un attimo, lasciateli nel blister, tanto ci vogliono 2 anni prima che
che finisca il robot, e una volta finito, ragazzi, ce lo dimentichiamo, nel senso sì, è bellissimo, ma rimane lì. Magari abbiamo iniziato altre collezioni, speriamo. E quindi niente, se volete seguirmi, io appena ho i pezzi vi posto tutti i video, voi potete farmi tutte le domande che volete, e spero così di esservi di aiuto e darvi tranquillità anche nelle incertezze di qualche pezzo che magari non collima bene con l'altro, o si muove male, o semplicemente volete vedere come si monta. Ok ragazzi? Anche se, per carità, le istruzioni sono molto chiare, però per evitare che uno possa avere dei dubbi o rovinare il pezzo, ecco, io vi do questo consiglio: se avete piacere seguitemi, io ho più piacere di voi se mi seguite. L'unica cosa, scrivetemi dei commenti, ragazzi, se avete necessità di qualcosa, ma anche per dirmi secondo me è sbagliato questo, quello, o insegnarmi qualcosa anche su come pormi. Per carità, ragazzi, tutto serve, se le critiche sono costruttive, io le accetto con il cuore, ragazzi, e vi ringrazio, perché poi, per carità, non mi dovete nulla, però se lo fate mi fate piacere. Ok, penso di aver detto tutto. Vabbè ragazzi, scusate per quelli che mi hanno detto mi fai vedere il montaggio. Su questo non ve lo faccio vedere, dai, è veramente semplice ragazzi, però se avete bisogno, vi prometto che dalle prossime volte, se mi ricordo, ricordatemelo se sbaglio di nuovo, ve lo faccio anche il montaggio, ok ragazzi? Ciao, ciao a tutti, grazie di seguirmi e al prossimo video, ciao ragazzi.